Se hai letto da qualche parte che con l'indifferenza puoi riconquistare chi ami, oggi, ahimè, dovrò spiegarti perché questo non può funzionare. Alla fine di questo video capirai esattamente di cosa hai bisogno. Carlo qualche giorno fa mi disse di aver tagliato completamente i ponti con la propria ex e soprattutto con la sua famiglia. E mi disse: Domenico, io vorrei tanto tornare insieme a lei, solo che al momento il clima è freddo e chiaramente purtroppo è la diretta conseguenza, è un po' come voler piantare dei fiori sulla sabbia o come chi vorrebbe riconquistare la propria ex o il proprio ex semplicemente utilizzando la gelosia, ecco, facendo ingelosire sui social. Di questo argomento della gelosia ne parlerò la prossima settimana, sempre alla stessa ora nel nuovo video. Ecco, ora quello di cui hai bisogno è proprio capire cosa veramente possa essere efficace per riconquistare la persona che ami senza utilizzare l'indifferenza e soprattutto senza finire in quello che è il meccanismo contorto del risentimento. Il risentimento poi è una di quelle azioni inefficaci di cui io parlo anche nel corso gratuito in selezioni e togliere queste azioni inefficaci ci porteranno sempre di più vicino alla persona amata. E ora ti chiedo, hai mai vissuto quella spiacevole sensazione che qualsiasi cosa tu faccia non porta nessun risultato, che ci sia un clima di tensione, un clima di freddura così intenso, così avvolgente che qualsiasi azione possa diventare nulla? Se è così, ti chiedo di parlarmi della tua situazione proprio nei commenti, perché voglio capire ancora meglio e voglio poter realizzare altri video proprio su questo tema specifico. Quindi Domenico, cosa posso fare per evitare questa indifferenza tra di noi? Ecco, il primo passo in assoluto è quello di mandare un messaggio con su scritto: ti voglio bene a prescindere da tutto. Nulla di più. Non aggiungere nulla all'inizio e non aggiungere nulla alla fine. Ti voglio bene, virgola, a prescindere da tutto. Punto. Ok? Successivamente il secondo passaggio è quello di iniziare a comprendere il suo punto di vista. Io lo so che in questo momento non riesci a comprenderlo e magari non lo accetti nemmeno. Ti chiedo semplicemente di rispettarlo e di provare a comprenderlo. Ok? Facci caso. Al passaggio successivo, prima di qualsiasi contatto tra di voi, quindi chiamata, messaggio, incontro, poniti questa semplice domanda: quali parole posso utilizzare in questo momento per creare un senso di armonia tra di noi? E solo successivamente potrai rispondere al messaggio, solo successivamente potrai condurre in maniera serena una telefonata o un incontro dal vivo. Di queste parole magiche io ne parlo nel corso gratuito in 6 lezioni che trovi proprio in descrizione, troverai il link in descrizione. Tornando alla storia di Carlo, così facendo è riuscito piano piano, applicando questi punti di cui ti ho parlato, è riuscito a riprendere i contatti con la propria ex, prima in maniera più sporadica, ci è voluto un po' di tempo naturalmente, e poi si è passati a una sorta di amicizia e poi insomma hai capito. Puoi scommetterci che con un po' di pazienza, con un po' di impegno e apportando questi piccoli cambiamenti nella tua vita, vedrai che le cose inizieranno a cambiare. Sicuramente posso metterci la mano sul fuoco in maniera positiva. Se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti a questo canale in modo da non perdere i video che settimanalmente pubblicherò. E inoltre in descrizione di questo video troverai il link per guardare il corso gratuito in 6 lezioni di cui ti parlavo proprio poco fa. Alla prossima settimana, ti aspetto!